Ok, chiamiamo Elena la nonna come disincarnato. Si è dimenticata di dircelo Lucilla, ma chiamiamola adesso. Sì, la prima cosa che mi viene è che mi fa vedere una scena dove erano loro due e la nonna si prendeva, coccolava Lucilla, quindi vedo che la carezzava sulla testa, le faceva un abbraccio e sorrideva. Ha fatto vedere questo episodio qua. E poi mi dice, ti sento molto, ti sento molto affine perché io ero come te, ero un po' diversa dagli schemi, ero un po', vedevo oltre, vedevo altre possibilità e quindi ti sento molto per questo. Arriva da un posto dove quasi è tranquilla, nel senso che è immobile lì, non è andata oltre, perché dove è può stare seduta, comoda ad osservare. Diamole una Vic. Sì, con la Vic praticamente ora lei è in grado di vedere dall'alto, diciamo, la sua attenzione è attirata da tutti questi posti dove stanno i disincarnati, mm? Eh, in gruppi di disincarnati che hanno una similitudine, diciamo, dove sono rimasti incastrati, ok? Quindi tipo dove stava lei, eh, alla fine come se fosse un divanetto, un divano infinito e tanti divani, ok? Dove ci sono tutti i disincarnati che sono tranquilli, no? Che sono lì seduti, immobili, a guardare in giro. A guardare la televisione. Sì. I divanetti dei disincarnati mi piacciono. Sì, sì, è proprio. Oddio. E poi ci sono, e vede tutti gli altri posti dove i disincarnati sono incastrati, no? Tipo quello che è morto sofferente, quindi tutti quelli che sono morti, che nelle ultime ore sono morti sofferenti e sono rimasti incastrati lì. Mm? Mhm. E quindi c'è questa, è come se fossero tutti attaccati a dei muri con la schiena e da loro esce solo sofferenza, no? E poi ci sono altri posti, cioè sono tantissimi. E lei, diciamo, la sua attenzione è stata appunto attirata da questi posti dove stanno i disincarnati e lei così è riuscita a capire come funziona. Ok, quindi questa è l'informazione Bene. che le è arrivata. Se le chiude nella mano e la riapre, ha creato anche lei una Vic, la può regalare. Poi se la richiude e la riapre, ne ha create 10.000 e può regalarle tutte in un secondo a tutti questi sui divanetti di disincarnati a guardare la ruota della fortuna. Ok, prezzo giusto. Aspetta, scusa. Mm, Ok, prezzo giusto. Con le sciure che giravano la ruota e poi mm. avevano un capogiro e cadevano. Succedeva spesso. Tutti aspettavamo quel Sì, sì, momento. è vero. Si facevano trascinare dalla ruota. Sì. Esatto. Con la Zanicchi che Mm. aveva una voglia di farla questa cosa. Mm. Le dà? Le dà a tutti? Divanetti vuoti. Scompaiono proprio. Mm. Bene. Sì, nel momento in cui scompaiono i divanetti, arrivano tutte queste entità pronte a ricreare i divanetti per i nuovi disincarnati che si sedieranno. Eh,
Parlando di pianeta Terra, tra virgolette, è come se il mondo dei disincarnati fosse un secondo mondo, no? Sì. Ok, non si sa quanti siano gli abitanti di questo pianeta vivi, quanti sono i morti? Elena, il numero che ti arriva, così, giochiamo. 118 milioni di miliardi. Allora, 318 milioni di miliardi di VIC a ognuno di costoro, che possono tranquillamente non prenderla, non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Un po' difficile non accettare una VIC, visto che è solo vibrazione e informazione, che uno può anche mettere in discussione, e consapevolezza che uno può dire no, non è così. La consapevolezza non è un'opinione, è la consapevolezza, è effettivamente il sangue è rosso, il fuoco è caldo, l'acqua è bagnata. Allora, un terzo la prende, 2 terzi no, ma non la prendono in quanto non sono in grado in quel momento di vedere quel che c'è la VIC, nel senso che quando la diamo noi personalmente è come se no, parliamo direttamente al disincarnato e lui è lì perché è stato chiamato ed è arrivato, e quindi è già in una vibrazione di ricezione, ok? 2 terzi dei disincarnati non in questo momento sono talmente bassi che non riescono a percepire la vibrazione della VIC. 2 terzi hai detto? Sì, Quindi un terzo sì. sì. Vabbè, ci accontentiamo. La nonna cosa Mhm. dice a Lucilla? Lucilla, nonna materna, paterna. È molto entusiasta, esprime questo entusiasmo per Lucilla perché vede tutto lo spazio libero che ha intorno a Lucilla, con cui può creare quello che più la fa stare bene, ed è molto entusiasta, cioè quasi con questa frenesia di vedere quello che Lucilla farà di divertente nel gioco della 3D. E cosa risponde? Lucia dice davvero? Ah, lo credi anche tu? Allora è proprio così. Messaggio della nonna di Lucilla a suo figlio, il papà di Lucilla. È un po' così, ha un punto di domanda non capisce bene perché ha scelto di avere questa malattia che ha, ma in questo momento non può far altro che accettare la sua scelta e essergli vicina, con amore, con l'amore dell'anima. E Eh, l'abbraccia e gliela trasmette. Lucilla mi scrive, se non ho capito male, che qualcuno, quei trattamenti nuovi che fai, che quei trattamenti nuovi che fa, le hanno detto che questa nonna sta tenendo lontano da Lucilla il suo ex compagno, perché la nonna non ama questo ex compagno e fa soffrire Lucilla. È vero? No, no, non ho detto giusto. Allora, ma non me l'hai scritto bene, però, Lucilla. Sto vedendo lontano l'ex compagno. Mi hanno detto che sta soffrendo a vedermelo nelle vicinanze. Sì, lei soffre, sì, lei soffre. Sì, sì, sì. La nonna soffre a vedere questo ex compagno che ci riprova con Lucilla. Ah,
e la nonna glielo tiene lontano. È così? Beh, io vedo che Lucilla ha preso una decisione profonda e quindi comunque lei ha già messo un muro verso il suo ex compagno, ok? Non vedo che se lui sta vicino lei cambia idea, ok? Io credo Quindi, che molti operatori del nulla danno a questi disincarnati dei poteri e delle capacità che non hanno. Sono incasinati, confusi, mm, solitamente hanno i loro cazzi e infatti non stavo per dire, fanno, eh, non fanno nulla di tutto questo. Recentemente mi hanno detto, ah sì, che una cosa possono farla, l'altra no, perché non gli è permesso. Da chi? Non gli è permesso. Stronzate. Raga, stronzate. I capi siamo noi. mm. Se il tuo compagno non si avvicina è perché tu non vuoi che si avvicini. Sì, sì, Punto. Non è infatti, la no, 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 nonna. no. Perché sennò è la nonna che ti aiuta e tu non fai niente. Mm. E quello è il concetto E questa sbagliato. nonna non la possiamo mandare nel portale, cioè no, no. È tutta una serie di robe, ma è comunque lei che ti aiuta. Aiutami. Sei tu che ti aiuti. Mm. Tutto è nelle tue mani, tutte le possibilità sono già in te. Tutto. E quello che potrebbe essere considerata una sfiga è una grande opportunità. Mm. La nonna, ultime battute, cosa fa? Cosa dice? Sorride, ride, esprime tutta la sua felicità e armonia e amore, sia per se stessa sia per Lucilla. Cioè proprio ride, è felice, in questo momento è felice e sta trasmettendo a Lucilla la sua felicità, anche con un forte abbraccio. La prende, l'abbraccia e inizia a volteggiare con Lucilla tra le braccia. La salutiamo, la mandiamo nel portale aureo, anche detto Campi Elisi, gli antichi, cioè i campi. Cosa ti viene con Campi Elisi? Quello che mi viene è come se fosse una zona, una spianata illuminatissima, molto illuminata, dove mm, però è tutto molto immobile, quindi come se vedessi tutti quelli che sono lì sdraiati immobili. Mm? Quindi non È la riesco. scena finale del gladiatore, no? Lui che accarezza la punta delle spighe di grano e Mm, torna dalla moglie e dal figlio che erano stati uccisi dai suoi nemici. mm. Questa è una rappresentazione, ma in realtà nei Campi Elisi, insomma, si studiavano in epica, no? Era il paradiso degli antichi Eh, che per fortuna non avevano le stronzate della Chiesa in testa. no, no, infatti è tutto molto illuminato, no? Quindi un posto molto immenso, tutto molto bianco, illuminato. Non riesco a capire se è un passaggio tipo dopo il portale aureo Prima. o prima, no? Chi non è ancora andato al portale aureo ma non è più incastrato, no? Una cosa così, perché a livello energetico vibra alto. Mm. Vabbè, ma vacci un attimo nei Campi Elisi, così li vediamo. Mhm. Sì, sto cercando di capire cosa fanno, perché è come se adesso che sono qua, no? È come se, allora, quello che vedo è tipo ehm, quando noi gli diamo la VIC, ok? Mhm.
Deve essere quello stato lì. Quando noi gli diamo la Vic, io di solito vedo l'anima, potrei dirti, no? Quindi come se fosse una figura umana, ma completamente trasparente, ma che lo vedi tipo che ha un colore energetico, ok? Che può fluttuare, quindi non è che deve camminare. Però nei campi elisi vedo queste anime così, ok, che fluttuano, ma a terra è come se ci fossero tutti i corpi, tutti nella stessa direzione, quindi la testa tutta nella stessa direzione, tutti bianchi, immobili, come se facessero il pavimento. Mhm. Ok, quindi secondo me è il passaggio, è come quando gli diamo la Vic, ok? Mhm, Quindi non mhm. sono più bloccati nel posto dove erano quando sono morti, che ancora si credevano, cioè se tu li guardi hanno ancora la forma del loro corpo, di come erano in vita. Mhm. E sono anima e questo corpo che ancora appariva da appena disincarnato, ok? È come se facesse, diventasse il pavimento di questo posto. Quindi un residuo dell'energia dei corpi posizionata lì e invece l'anima che è pronta è quasi Vabbè, come se discutessero tra loro eh, dove vado io, dove non vado, no? Quasi il posto dove decidere il passaggio successivo, prima del portale aureo, dove invece lì sono tutta energia, va bene. una cosa Salutiamo che tutti questi del Campi Elisi e la nonna di Lucilla.